Ciao e bentornati su Cuspide Lab, io sono Vito. Oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Arduino, soprattutto utilizzato nel mondo del cosplay. Prima di procedere alla realizzazione di un programma e di un circuito, vorrei parlarvi dell'ambiente di sviluppo. L'ambiente di sviluppo, o IDE di Arduino, è il software che utilizzeremo per scrivere il programma che poi girerà su Arduino. Attraverso l'IDE noi potremo verificare la correttezza logica del programma, compilarlo, quindi trasformarlo in codice che Arduino è in grado di eseguire e poi caricarlo su Arduino. Ci sono altre funzioni come il monitor seriale che ci permetteranno di fare anche un debug nel nostro programma, ma le vedremo più avanti. Quello che oggi vorrei fare con voi è installare l'IDE, quindi poi vedremo, vi lascio nei commenti il link dove andare a scaricare l'ultima release dell'ambiente di sviluppo, e fare una panoramica dei tasti delle funzioni dell'IDE. Quindi, senza indugio, ci spostiamo sul PC e seguiamo insieme l'installazione e poi l'utilizzo del programma. Bene, eccoci qua. Ora apriamo il browser internet e digitiamo questo indirizzo: www.arduino.cc/en/software. Arriveremo direttamente alla pagina dei download dei software. A questo punto abbiamo la release 1.8.19, che è la release stabile del sistema, oppure potremmo provare la recentemente rilasciata come release candidate, la 2.0. Direi che per adesso ci accontentiamo della 1.8. Nel mio caso installerò la versione per Windows. Quindi clicco qui e avvio il download. Al momento non intendo fare una donazione. Ed eccoci qua. Parte il download, dovremo aspettare qualche minuto finché non sarà terminato e procederemo all'installazione. Bene, il download è terminato, quindi procediamo all'installazione del nostro ambiente di sviluppo. Mi dice che io ho già una versione di Arduino installata, quindi la disinstalleremo e installeremo quella nuova. Ok. Una volta potevate installare diverse release di Arduino contemporaneamente, adesso ne convive una per volta. Ok, accettiamo e installiamo. Come vedete installerà anche i driver USB che ci serviranno poi per far riconoscere la scheda Arduino al computer. E installa. E fine. Ecco qua la nostra bella icona dell'ambiente di sviluppo di Arduino, ci clicchiamo sopra e si avvierà il programma. Allora, Arduino partirà sempre con l'ultimo sketch sul quale voi stavate lavorando. Adesso io stavo lavorando su un test radio, ma quando aprirete Arduino da nuovo l'immagine sarà questa. Avrete uno sketch vuoto con void setup e void loop vuote. Diamo un'occhiata adesso all'IDE. Allora, in alto troviamo la classica barra di Windows con file, modifica e poi alcune tab specifiche, ovvero sketch e strumenti. Adesso qui ci chiede di aggiornare le librerie, lo saltiamo momentaneamente. All'interno della funzione della tab file troviamo il classico nuovo, apri sketch recenti, quindi le ultime cose su cui avete lavorato, le cartelle degli sketch, gli esempi. Questa tab sarà fondamentale da qui in avanti, per qualunque cosa noi andremo a fare troverete sempre un esempio, un riferimento dal quale poter partire. E poi il solito chiudi, salva, eccetera. Impostazioni, come vedremo ce ne sono relativamente poche, sono quasi tutte relative all'interfaccia dell'IDE. Sotto modifica abbiamo il solito copia, incolla e altre funzioncine che vedremo man mano che lo utilizzeremo. Sketch ci serve per organizzare, caricare, esportare
tutti i nostri programmini. Strumenti è una tab molto importante. Se lo avete già fatto, quindi se avete già acquistato una scheda Arduino 1, vi consiglio di collegarla. Non vi preoccupate, lo vedremo comunque nel prossimo video, però intanto vi anticipo questa cosa. Quando collegherete la scheda, dovremo dire all'ambiente di sviluppo quale fra tutte le schede che fanno parte della famiglia Arduino stiamo utilizzando, nel nostro caso l'Arduino 1, e a quale porta seriale è collegata. Solitamente vi visualizzerà direttamente già quella corretta, però qualche volta può capitare che bisogna andare a selezionare quella giusta se si hanno per esempio più Arduino collegati contemporaneamente. Successivamente possiamo vedere i tasti forse più importanti di tutto l'ambiente di sviluppo, ovvero questo tasto che viene chiamato verifica permette di compilare il codice sorgente e di verificare appunto la sua bontà, e quindi se ci sono errori. Questo tasto permette invece di caricare l'applicativo sulla scheda Arduino. Con questo tasto creiamo una nuova tab, una nuova finestra, con questo apriamo, con questo salviamo, quindi qui abbiamo raccolti le principali funzioni che andremo sempre a utilizzare nell'ambiente di sviluppo. Mentre questo tasto qua giù è il monitor seriale, ovvero è una finestra con un prompt seriale. Al momento ho collegato la scheda Arduino che ha caricato un software di test per la comunicazione radio, che ha inviato queste informazioni al computer attraverso la porta seriale, quindi vengono visualizzate a monitor, molto utile per il debug del nostro applicativo. Questa bianca è l'editor effettivo dove noi andremo a scrivere il nostro programma, mentre in questa barra nera avremo tutti i messaggi, per esempio, di informazione che verranno stampati a monitor dall'ambiente di sviluppo. Quindi se io clicco la verifica dello script, dopo che sarà stato compilato e generato il file binario che verrà caricato sull'Arduino, qui ci fornirà tutte le informazioni relative a questo processo, se è andato a buon fine, quanto occupa il programma e così via. Se avete già collegato la scheda Arduino e volete vedere che fa qualche cosa e che tutto funzioni correttamente, quindi non ci siano stati problemi o altro, possiamo fare una cosa molto semplice. Andiamo su File, sotto Esempi, andiamo su Basic e clicchiamo su Blink. Questo è l'esempio più semplice che sfrutta il LED a bordo della scheda per farlo lampeggiare e quindi per vedere che effettivamente tutto funzioni correttamente. Quindi facciamo così, verifica, attendiamo che il programma venga compilato, perfetto, non ci sono errori, ci mancherebbe, sono quelli base degli esempi, e con questo lo carichiamo. Sto caricando, caricamento completato. Ora se andate sulla scheda vedrete che il LED collegato di solito al pin 13, comunque sia il LED della scheda Arduino 1, inizierà a lampeggiare con un intervallo di tempo di circa 1 secondo, che è quello che c'è scritto qui nel programma. Nel prossimo video vedremo proprio come scrivere questo programma, però per far lampeggiare un LED esterno alla scheda, che sarà il primo passo per avvicinarci all'effetto di luci di LED che si inseguono che abbiamo visto nei video della granata del Green Goblin. Spero che vi sia piaciuto, che non sia stato troppo complesso. Da qui in avanti finalmente le parti puramente teoriche sono terminate, quindi ci concentreremo sulla parte pratica, per cui vi lascerò dei link dove acquistare, per esempio su Amazon o dove preferite, comunque sia, il materiale che ci servirà per le prossime lezioni. Io per questi video ho acquistato una scheda Arduino 1 e diverse schede Arduino Nano, però partiamo con la 1 perché non ci sarà bisogno di utilizzare il saldatore in questa prima fase, e un kit della Elegoo con una serie di componenti elettroniche che ci permetteranno di fare diversi esperimenti con Arduino, tra cui ci fornirà una breadboard, ovvero una basetta di sviluppo dove potremo creare delle connessioni elettriche senza dover saldare. Vi lascio tutto all'interno nella descrizione all'interno dei link. Vi ricordo che sarà comunque
collegato a questo video anche un post sul mio blog dove spiegherò di nuovo queste cose in maniera magari leggermente più approfondita, e dove lascio ulteriormente anche lì i link per l'acquisto del materiale necessario per seguire i prossimi corsi. Ciao a tutti e alla prossima!